Negli ultimi giorni hai visto ovunque colletti vintage e piccoli scaldacollo all'uncinetto. Non ho resistito e ho dovuto fare la mia versione. Oggi ti mostro come farla, morbida, elegante e super portabile. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love e oggi ti accompagno nella realizzazione di questo colletto ad uncinetto dal sapore retro, un po' vintage, con queste rouge, un progettino veloce, assolutamente di moda per quest'anno, che vi devo dire a me piace molto, ma fatemi sapere cosa ne pensate voi scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Per fare questo progetto ci basta qualche ora e nel mio caso ho usato solo 35 grammi di filato, quindi potrebbe essere anche un progetto che facciamo con filati avanzati che abbiamo a casa. Per fare il mio colletto io ho scelto di usare il filato ben fatto di Mondial, è 75% microfibra, 25% lana, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 360 metri. E sono consigliati uncinetti da 3,5 e io ho usato un uncinetto da 5,5 mm. Io vi consiglio di usare un filato come questo, un po' pelosetto, simil mohair, perché sono molto leggeri rispetto allo spessore che hanno e questo vi aiuterà a far restare le rouge più in forma. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Pensione, dove trovate il ben fatto in diversi colori e in alternativa potete usare anche il Flora di Mistrico Filati, che è praticamente il gemello di questo filato, quindi se vi dovessero piacere di più le nuance del Flora potete usarlo, uno per l'altro è lo stesso. La prima cosa che dobbiamo fare è la parte centrale della sciarpina, che è lunga come tutta la sciarpa e stretta, sono solo 6 righe di lavoro, ma è lunga circa 1,5 metri. Quindi la prima cosa da fare è montare una riga di catenelle lunga circa 1,5 metri. Nel mio caso ho lavorato una riga di 202 catenelle. Iniziamo quindi con un nodino iniziale e lavoriamo tutte le catenelle che servono per arrivare a una lunghezza di circa 1,5 metri. Nel mio caso io ho lavorato 202 catenelle. Una volta che avrete lavorato tutte le catenelle che vi servono, lavoriamo una catenella in più e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto in ogni punto e lavoriamo nel filo che è dietro le catenelle, questo che corre verticale dietro le catenelle. In ogni punto, nella riga 1, lavoriamo un mezzo punto alto bassissimo, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, teniamo il filo centrale un po' spinto in avanti con il dito dietro e questo filo lo facciamo passare tramite tutto e ripetiamo filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo e questo filo passa tramite tutto, così un punto in ogni punto. Lavorata tutta la riga 1, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Lavoriamo una catenella e poi un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Per vedere la riga di punti dobbiamo un po' ruotare il lavoro. Questo è il primo punto. Prendiamo sempre solo il filo dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto.
Giriamo il lavoro, una catenella e lavoriamo di nuovo la riga 1. Quindi un mezzo punto alto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro del punto. Ricordatevi che per vedere le catenelle dei punti dobbiamo un po' girare il lavoro e prendiamo il filo dietro. Questa è la catenella del punto, questo è il filo dietro. Se siete all'inizio e non siete sicuri di riconoscere il primo punto della riga o l'ultimo, nel primo punto di ogni riga mettete un marker. In questo modo, quando tornerete a lavorare su questo punto alla fine della prossima riga, sarete certi di qual è l'ultimo punto della riga. E andiamo avanti così, lavorando la riga 1 e la riga 2 fino a lavorare in totale 6 righe. Lavorate le 6 righe, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato delle 6 righe di lavorazione su un lato e sull'altro. Potete indossare la sciarpina da una parte o dall'altra, è reversibile, potete usare il lato che vi piace di più. Appaiamo il lavoro per trovare il centro e nel punto centrale mettiamo un marker, oppure se preferite contate tutti i punti e nel punto centrale mettete un marker. La cosa successiva da fare è determinare quanti punti ci servono per fare la circonferenza del collo. Quindi nel mio caso, considerando questo il centro, mi sono provata la sciarpina e ho determinato che per il mio collo mi servono 44 punti di lavorazione e quindi dal marker ho contato 22 punti da una parte, 22 punti dall'altra e in totale lavoro su 44 punti che mi danno una lunghezza di circa 33 cm. Se voi state usando un filato diverso e quindi avete delle misure diverse, considerate appunto i punti che vi servono per fare la circonferenza del collo e da qui in poi lavoriamo solo su questa sezione di punti che è all'interno dei marker e per me sono 44 punti. L'ultima riga di punti che abbiamo lavorato è la riga 6 ed è una riga di punti bassissimi. Giriamo il lavoro e iniziamo a lavorare dal primo punto di quelli che ci servono per fare il collo e qui agganciamo il filo. Lasciamo una codina di filo all'inizio, agganciamo e facciamo una catenella. Continuiamo a lavorare solo sul filo dietro del punto e lavoriamo di nuovo la riga 1, solo nei 44 punti che ci servono per il collo. Quindi un mezzo punto alto in ogni punto, lavorando sempre e solo nel filo dietro del punto. Lavorati i punti che ci servono, quindi nel mio caso 44 punti, giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e lavoriamo la riga 2, un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre solo il filo dietro del punto. E giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 3 punti alti doppi in ogni punto tranne nel primo e nell'ultimo punto della riga. Ma in questo caso non lavoriamo sempre nel filo dietro del punto. Tutti i punti che lavoriamo nel primo punto li lavoriamo nel filo dietro, tutti i punti che lavoriamo nel secondo punto li lavoriamo nel filo dietro, tutti i punti che lavoriamo nel terzo punto non li lavoriamo nel filo dietro, non li lavoriamo nel filo davanti del punto, li lavoriamo nel filo ancora davanti, questo, ancora più davanti. E ripetiamo così
Per 2 volte lavoriamo nel filo dietro del punto. Filo dietro e nel terzo punto lavoriamo non nel filo dietro, non nel filo davanti, ma nel filo ancora davanti, e qui si vede bene perché essendo un filo che cambia di colore vediamo bene i fili. Questo è tutto il punto. Quando lavoriamo davanti non lavoriamo in nessuno dei fili che compongono la catenella del punto, ma nel filo ancora davanti. Quindi in 2 punti lavoriamo nel filo dietro, nel terzo punto lavoriamo nel filo davanti al punto. E ripetiamo, per 2 punti lavoriamo nel filo dietro, nel terzo nel filo davanti. Nel primo punto lavoriamo 2 catenelle, un punto alto e 2 punti alti doppi. Uno e 2. In tutti gli altri punti, fino al penultimo, lavoriamo 3 punti alti doppi. Nel prossimo punto lavoriamo ancora nel filo dietro del punto. Tre punti alti doppi. E nel terzo punto lavoriamo non nel filo dietro, non nel filo davanti, nel filo ancora davanti, questo. E lavoriamo sempre 3 punti alti doppi. E andiamo avanti così, lavorando 3 punti alti doppi in ogni punto fino al penultimo punto della riga, ricordandoci di lavorare per 2 volte nel filo dietro del punto e nel terzo punto lavoriamo nel filo davanti. Quindi adesso, per capire qual è il prossimo punto, se guardiamo dietro vediamo che il punto in cui abbiamo appena lavorato è tutto libero. Quindi questo lo saltiamo, dobbiamo lavorare nel successivo e lavoriamo nel filo dietro del punto. Alla fine, quando arrivate all'ultimo punto, non è detto che completiate la sequenza. Nell'ultimo punto lavoriamo nel filo dietro del punto, 2 punti alti doppi, un punto alto, 2 catenelle, un punto bassissimo e giriamo il lavoro. Ed ora lavoriamo una riga di punti bassissimi, un punto bassissimo in ogni punto, quindi prima nelle catenelle, poi nel punto alto e così via. In ogni punto, prendendo tutto il punto, lavoriamo un punto bassissimo. Prendendo tutto il punto. E alla fine della riga lavoriamo punti bassissimi anche nel primo punto alto della riga e nelle prime 2 catenelle.
e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e rifiniamo il lavoro lavorando una catenella anche qui sotto e poi nascondiamo il filo attraverso i punti . Nel modo più invisibile possibile. Allo stesso modo nascondiamo tutti gli altri fili. E questo è quello che otteniamo su un lato e sull'altro. Le stesse 4 righe che abbiamo lavorato nella parte alta le lavoriamo anche nella parte bassa, iniziando sullo stesso lato del lavoro, che è quello in cui vediamo i punti alti doppi sul dritto. Quindi ruotiamo il lavoro e ricominciamo a lavorare dal punto corrispondente sulle catenelle iniziali. Il punto corrispondente è questo. Lavoriamo sulle catenelle iniziali lavorando sul filo dietro come abbiamo fatto dall'altra parte. E ricominciamo dalla riga 1 lavorando prima una catenella e poi un mezzo punto alto bassissimo in ogni punto. E andiamo avanti così, ripetendo le stesse 4 righe che abbiamo lavorato sull'altro lato. Il nostro nuovo colletto vintage con rouge è già pronto, super morbido, leggerissimo ovviamente, un progettino veloce, facile da realizzare e lo possiamo allacciare in 2 modi. O facciamo direttamente il fiocco qui di lato e ci verrà un fiocco bello grande e delle codine belle lunghe, oppure possiamo avvolgere di nuovo le codine intorno al collo e poi fare il fiocco. In questo modo il collo sarà più avvolgente, più caldo e anche le rouge, grazie a questo secondo giro, la parte alta delle rouge rimarrà più in sesto. Fate come preferite. Nel caso preferiate un colletto più leggero e quindi facciate il fiocco direttamente, potete, se volete, fare la parte della sciarpina un po' più corta, diciamo 30-40 cm più corta, perché ovviamente non vi serve per fare il giro. Io la preferisco così, così ho 2 opzioni per chiuderla e poi perché anche con le codine lunghe la trovo molto molto bella. Fatemi sapere cosa pensate di questo progettino e se vi piacerebbe qualcosa di abbinato o altri tipi di colletti come questo, che io vi devo dire trovo sfiziosissimi e poi sono tornati di moda. Ne avevo fatto uno anni fa perché a me sono sempre piaciuti a prescindere dalla moda, però adesso che sono tornati di moda abbiamo la scusa per farli per tutti, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi scrivendomelo in un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito, basta cliccare sul bottoncino rosso con scritto iscriviti. Se rifate questi colletti, mi raccomando, condividete le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!